Hippo Hands, per chi ama fare dell'off-road, quindi più corto. Praticamente qui va il paramani all'interno. Direi che anche alle alte velocità Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, come potete immaginare, siamo qui per un unboxing. Questo prodotto arriva direttamente dall'Oregon. In 4 giorni ho ricevuto il prodotto a casa e adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ora il pacco praticamente eccolo qui, lo apriamo, togliamo le forbici che non ci servono. Hippo Hands. Innanzitutto tengo a precisare che Hippo Hands è un'azienda molto giovane ed estremamente piccola, smart. Andiamo ad aprire il pacco. Allora, apriamo la confezione e all'interno troviamo il certificato di garanzia, eccolo qui. Di cosa si occupa l'azienda Hippo Hands? Hippo Hands fa prevalentemente accessori per viaggiare con temperature basse, quindi queste non sono altro che quelle che in italiano chiameremmo delle moffole. Sono delle protezioni che vanno agganciati all'estremità del manubrio in maniera che all'interno si infilano le mani e si viaggia con le mani al caldo nei periodi freddi dell'anno. Hippo Hands fa 3 modelli di protezione. Questo modello qui è l'Alcan, che è quello più protettivo, è quello che sulla carta garantisce la maggior protezione al freddo, ma fa anche protezioni per chi ama fare dell'off-road, quindi più corte, più piccolini, più contenuti, che vi permetteranno sicuramente una guida più agile sulle pedane. Quindi a seconda dell'utilizzo che fate del mezzo potrete scegliere le protezioni che più fanno al caso vostro. Oltre a questo tipo di prodotto, a catalogo hanno anche dei paramani e delle protezioni sempre per i periodi freddi, molto simili a questo anche per le bici. Ma adesso andiamo a vedere da vicino questo prodotto qui. Ok, all'interno troviamo ovviamente anche degli adesivi di Hippo Hands, ma quello che ci interessa adesso è vedere il prodotto. Ovviamente la parte destra e la parte sinistra ci aiutiamo a riconoscerlo dalla scritta. Quindi questa qui è la parte destra del manubrio. L'interno è assolutamente curato in maniera maniacale, ovviamente presenta un'imbottitura molto robusta, molto importante, molto imponente. Qui è la parte che andrà ad ancorarsi intorno alla parte esterna della protezione del paramani, poi lo vedremo una volta che lo monteremo. Praticamente qui va il paramani all'interno, questa parte qui si andrà a chiudere esternamente, qui in mezzo passerà l'attacco dello specchietto, col velcro andremo a cingere intorno allo specchio e questo è il foro dove noi andremo ad infilare materialmente la nostra mano e avremo i nostri comandi. Questo è quello di destra, vi dicevo, mentre quest'altro, come potete vedere la scritta vi aiuta sempre, Hippo Hands, quest'altro è quello di sinistra. Apriamo anche questo, apriamo. All'interno poi sono presenti anche dei velcri che andranno ad ancorarsi intorno ai paramani, ma poi vi ripeto, poi vi mostrerò tutto una volta che andremo a montare tutto sul GS. I velcri non fanno altro che una ulteriore tenuta a quello che è l'accessorio sul manubrio stesso. L'interno, vi ripeto, è estremamente ben curato, ben rifinito ed estremamente coprente, è robusto, ben fatto, assolutamente sì. Ovviamente neanche a dirlo sono impermeabili. Presentano queste parti qui che sono rifrangenti, con la luce si rifrangono in maniera che hanno anche una visibilità notturna. La prima cosa che mi è balzata all'occhio è stata la scritta per riconoscere il destro dal sinistro, ma poi guardando meglio il prodotto effettivamente un'altra cosa che balza all'occhio è proprio questa parte superiore della moffola, della copertura, perché ovviamente la parte coprente va in alto, questa qui ovviamente è il lato di sinistra. Vedete questa parte qui in alto che ovviamente quando andrete ad infilare il braccio avrà una copertura maggiore, vi permetterà di infilare la mano, il guanto, e nella parte bassa ovviamente avrete più comodità nel muovere il braccio verso il basso. Il tutto ovviamente abbiamo detto viene chiuso con dei velcri, sia qui sia nella parte superiore dell'imbottitura, quindi viene ancorato con del velcro al paramano. Il velcro chiude anche le parti esterne della moffola e chiude anche
la parte dove andiamo ad infilare il braccio. Al tatto mi sembrano estremamente robusti e ben fatte. Nella parte anteriore presenta delle parti rifrangenti che quindi a livelli di sicurezza ci aumenta la visibilità. Adesso non resta che scendere in box e montarli sul GS. Ok ragazzi, siamo in box. La prima cosa che dovrò fare io, voi probabilmente no se non li avete, è rimuovere ovviamente le estensioni dei paramani, perché ovviamente le coperture sono studiate per i paramani standard. Per queste estensioni, che io addirittura le ho sia sopra che sotto, la protezione diventa veramente ampia e la copertura dell'Hippo Hands non riuscirebbe a coprirla tutta quanta. Quindi adesso smonto l'estensione e poi vi faccio vedere come andremo ad installare le Hippo Hands sopra i paramani del GS. Ok, la rimozione dell'estensione del paramani è stata veramente veloce, perché ci sono due viti soltanto, una è questa e una è questa qui davanti. Adesso metteremo questo velcro. Praticamente il velcro si arrotola dalla parte più esterna del paramani, si arrotola così, si stringe. Questa è la parte interna di Hippo Hand, come vedete molto curata, molto ben fatta e molto protettiva. Comunque quello in fondo, questo qui è un altro velcro. Questo velcro qui andrà ad ancorarsi al velcro che abbiamo appena posizionato sulla parte esterna del paramano, e praticamente la parte interna del velcro non farà altro che andarsi ad ancorare a quest'altro velcro che gli abbiamo messo. Quindi banalmente allargo Hippo Hand, lo metto qui. Non so se lo vedete, ma il velcro che abbiamo messo noi si va ad ancorare esattamente al velcro nella parte interna dell'Hippo Hands e si va banalmente a chiudere. L'operazione è veramente semplice, veloce e consta di pochi passaggi. I due velcri vanno a sovrapporsi, uno e uno, due. Le parti esterne si vanno a chiudere con il velcro, uno, si chiudono uno e uno, due. Si chiude anche quest'altra parte qui con il velcro e praticamente non resta altro che lo spazio per infilare la mano. E questo è praticamente il risultato finale di una parte. Come vedete qui davanti c'è la parte con la parte rifrangente, poi magari la vedremo meglio all'aperto. Comunque è molto robusta la questione. Volendo si può aggiungere del velcro anche nella parte interna qui davanti, ma come vedete è ben solido e ben stabile e non dovrebbe andare da nessuna parte. Poi faremo anche la prova su strada. Come vedete, quello che vi dicevo, la parte in alto ovviamente è più lunga, in maniera da ripararvi sia dagli spifferi dell'aria e sia eventualmente dall'acqua. Ovviamente Hippo Hands è impermeabile. Questo è il risultato della manopola di sinistra. Adesso andremo a fare anche quella di destra. Adesso ho provato a togliere la borsa da serbatoio e vediamo se riuscite a seguirmi un po' meglio da questo lato. Quindi mettiamo il velcro qui, bello stretto, preciso. Ok, il velcro si tiene su. Prendo la copertura che mi interessa, faccio passare all'interno delle predisposizioni per lo specchio, cingo il paramani e praticamente i due velcri vanno già a combaciare con loro. Li accavallo uno sopra l'altro e banalmente non faccio altro che andare a chiudere tutto con il neoprene che c'è qui, uno e uno, due, e il gioco è fatto anche qui. Questa parte la chiudiamo così, poi qui la potete regolare come meglio credete, insomma. E questo praticamente è il risultato da quest'altro lato. Ovviamente anche qui posso chiudere anche questa parte qui volendo, e praticamente ho chiuso entrambe le manopole con le Hippo Hands. Ovviamente per me è la prima volta che le monto, quindi ho perso qualche minuto in più, ma una volta che ci si prende la mano, montarli e smontarli è veramente un gioco da ragazzi. Questi prodotti mi sono arrivati oggi, 23 febbraio 2024, e ovviamente parlarne oggi fa quasi un po' sorridere. Tra un po' ci sarà la primavera, quindi torna la bella stagione, torna il caldo, ma secondo me questi prodotti nel periodo freddo dell'anno fanno sicuramente la differenza. Mi viene in mente un'uscita che ho fatto con Roberto con Gallina quest'inverno, una delle tante uscite, poi le vedrete nelle prossime settimane sul canale, in cui abbiamo trovato temperature -3, -4, dove addirittura la GoPro si spegneva di continuo per il freddo. Beh, in quelle circostanze avere a bordo dei prodotti così sicuramente mi avrebbero fatto comodo. E come noterete sono abbastanza lunghi. Io ho preso questo, che vi ripeto, il modello Alcan, che è quello più performante, quello più coprente, quello che in teoria dovrebbe ripararmi di più dal freddo, ma ne fa anche di modelli più corti. Ovviamente più corti sono e più magari va bene anche per la guida off-road. Tutto dipende da come e dove dovrete impiegare un prodotto simile.
Questo è l'aspetto del GS con gli Alcan montati. Ovviamente manca la prova su strada che faremo assolutamente domattina. Eccoci qua ragazzi, siamo in sella, nonostante le previsioni mettessero brutto tempo. Oggi è sabato 24 febbraio 2024, c'è un bellissimo sole, non so per quanto tempo durerà perché le previsioni mettono in netto peggioramento già da domani. Nonostante il sole c'è una temperatura di circa 5 gradi che comunque non mi avrebbero permesso di indossare i guanti estivi, e invece in questo momento ho assolutamente dei guanti estivi. Ho dei guanti estivi che mi donano sicuramente una sensibilità migliore alle mani, e vi devo dire che la differenza tra tenere le mani dentro le hippo hands e tenerle fuori è decisamente notevole. Adesso il mio obiettivo è fare strada con questi accessori e vedere anche come si comportano a velocità più elevate. Intanto per ora la stabilità è ottima e il risultato è veramente incredibile, anche molto comode. Ho provato a fare strada anche tenendomi in piedi sulle pedane e vi devo dire che nonostante questo modello non sia stato studiato per la guida in piedi, diciamo, come vi dicevo, è più studiato per una guida touring, e vi devo dire che anche stando in piedi la guida è assolutamente comoda. Adesso vedremo come si comportano alle alte velocità. Ed eccoci in tangenziale. Direi che anche alle alte velocità le hippo hands non si muovono, anzi quel sentore che avevo ieri, che più si andasse a velocità sostenuta e più aumentasse la stabilità, è esattamente la realtà, perché il vento battendo sulla parte anteriore dà le schiaccia sui paramani e quindi la stabilità è garantita. Qui il limite è 100 km/h e noi siamo esattamente a 100 in questo istante. Adesso proveremo a alzare un po' il ritmo, siamo a 105, siamo a 110 e come vedete le hippo hands sono immobili. Fantastico prodotto, letteralmente top, alta quality. Le mani ovviamente sono riparate dall'aria, dal vento, e nonostante io indossi i guanti estivi non ho assolutamente freddo. Come vedete il sole è sparito, è stato coperto dalla nebbia. La temperatura in questo momento è di 4 gradi e io vi posso garantire che ho le mani completamente al caldo. In questo momento mi sono fermato, come potete vedere, e vi devo dire che sono estremamente solide e robuste. Guardate, non si muovono minimamente, cioè fissate veramente bene. Ragazzi, questo prodotto è letteralmente fantastico. Mi ha letteralmente stupito, mi aspettavo un prodotto di alto livello a leggere le recensioni, a vedere dei video, ma vi devo dire che hippo hands si è realmente superato. È veramente un prodotto top. Mi sto perdendo per queste stradine in oltrepo dove ci sono anche un po' di buche di tanto in tanto, e nonostante le buche delle disconnessioni, e vi devo dire che nonostante tutto le hippo hands sono sempre rimaste qui, non si sono mai mosse, quindi veramente un prodotto formidabile. Adesso proviamo la stabilità delle hippo hands anche su questo percorso un po' accidentato che è il ponte delle barche. Come vedete l'acqua è particolarmente alta, qui la velocità deve essere non moderata di più, ci sono 2000 cartelli che bisogna andare piano. L'acqua ha una portata importante in questo momento, ma come vedete nonostante io stia facendo una guida in piedi, cosa che non è molto indicata con questo tipo di prodotto, vi devo dire che io non ho nessun tipo di problemi. Forse complice la mia altezza, che non sono un vatusso, ma non ho nessun problema a guidare in piedi. Ok, adesso ci troviamo un posticino e tiriamo le conclusioni finali. Ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali. Allora, per quel che mi riguarda il prodotto è assolutamente 10 e lode. Molto solido e molto robusto, ha una ottima copertura, è semplicissimo nel montaggio ed è estremamente funzionale. Esteticamente il risultato mi piace molto, probabilmente anche complice il colore, vedete è grigio, molto simile a quello del mio GS, quindi si addice perfettamente a quello che è
l'aspetto del mezzo, ma vi ripeto, la cosa che mi ha sorpreso particolarmente è la semplicità nel montaggio ed il risultato finale è veramente notevole, perché fa quello per cui è stato progettato, ovvero vi ripara dal vento, dall'acqua nel caso dovesse piovere, ma soprattutto la temperatura all'interno delle manopole è decisamente elevato. Io oggi, nonostante ci siano 4 gradi, ho viaggiato con i guanti estivi. Questo è l'aspetto estetico, ma quello a cui badiamo noi fondamentalmente è la funzionalità, e vi devo dire che è davvero ottima. Parlare di questi accessori quando siamo a poche settimane dalla primavera fa sicuramente sorridere, ma sono dei prodotti che nel periodo invernale, quello per cui è stato pensato, ci cambiano il modo di viaggiare, e il comfort una volta in sella è sicuramente notevole. Io non vedo l'ora di provarlo realmente con delle temperature basse. Ovviamente indosserò degli altri guanti, non indosserò questi estivi, ma oggi vi garantisco che nonostante le temperature di 4 gradi ho viaggiato letteralmente divinamente con questo prodotto. Il modello che ho preso si chiama Alcan ed ha un costo di circa $180. A me sono arrivate tramite FedEx in 4 giorni, spedite il 20 di febbraio, ricevute il 23 febbraio mattina, e oggi che è sabato 24, come vedete, sono già montate su. Adesso vi saluto e proseguo il mio giro. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.